Trattala come tale, non abusarne. Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questa è la video lettura interattiva numero 220. Oggi andiamo a chiedere alle nostre tre varianti quali saranno le energie e gli eventi principali del mese di maggio, il mese che si sta per aprire. Mancano ormai un pugno di giorni. Prima però voglio ringraziarti e ringraziare la community per il numero veramente enorme di auguri ricevuti in occasione del mio compleanno. Grazie, grazie, grazie. Ho cercato di rispondere a tutti, ma veramente è stata una fiumana meravigliosa e inarrestabile. Se mi sono dimenticato o mi è passato di rispondere a qualcuno, chiedo scusa, cercherò di rimediare e comunque veramente grazie con tutto il cuore per l'affetto dimostrato. Bene, andiamo a vedere le nostre tre varianti di oggi, quelle che ci faranno alzare il velo sulle energie e sugli eventi principali del mese di maggio. La prima sarà la asterite, la seconda invece sarà il legno fossile e la terza infine sarà lo xilopalo. Prima di passare alla prima delle varianti, voglio ricordarti che maggio per la Lucerna sarà impreziosito da un evento importante, la presentazione del volume Il Tarocchio a Milano alla Libreria Esoterica Ecumenica l'11 maggio prossimo. Sarò presente io, sarà presente Ramuncio Matta, sarà presente il Tarocchio e sarà presente anche il Tarocco. Bene, la presentazione può finire qua, possiamo quindi passare alla nostra prima variante, ovviamente però come sai prima, sigla! Variante dell'asterite. Andiamo a vedere, inizieremo con gli oracoli, ne faremo due all'inizio e due alla conclusione della lettura. Per te che hai scelto la variante dell'asterite, quali sono le energie e gli eventi principali del mese di maggio 2023? Per te che hai scelto la variante dell'asterite. Il Cavaliere Fedele è una bella carta. Il Cavaliere Fedele è una carta estremamente positiva in ogni ambito, poiché rappresenta il consultante al momento della sua riscossa, della giustizia, del chiarimento, ma anche del rinnovare quelle energie che sono necessarie ad affrontare un nuovo periodo che a lungo andare lo vedrà o la vedrà vincente nelle sue iniziative, in particolare per ciò che concerne il campo lavorativo. In ambito sentimentale il Cavaliere Fedele rappresenta tutte le migliori qualità che si possono desiderare dal proprio compagno o dalla propria compagna. Quindi la fedeltà, l'affidabilità, la fortezza, la giustizia, quindi una persona che non mente, che non finge, che non simula e soprattutto che non ha paura di mostrarsi com'è e di mostrare i suoi veri sentimenti. Il Cavaliere Fedele è l'alter ego maschile, dice il manualetto della sposa dell'agnello, un'altra carta dell'oracolo dell'Apocalisse, e può rappresentare in particolare, se sei donna, un marito, un fidanzato, un compagno, ma anche una persona che dobbiamo incontrare. E in tal caso la carta prospetta al consultante o alla consultante quello che è un nuovo amore all'orizzonte. Quindi le notizie sono eccellenti. Andiamo a vedere anche con le carte della strega, per te che hai scelto la variante dell'asterite, per il mese di maggio 2023, quali sono le energie e gli eventi principali.
La caverna, il ritiro. Apparentemente c'è una discrepanza molto forte fra queste due carte. In realtà sono carte che hanno un po' lo stesso significato, solo che lo esprimono in maniera completamente diversa. La carta della caverna in particolare va a parlare proprio di un momento dove si attende una rinascita, dove si attende un qualcosa che ci dia di nuovo le forze. Quindi, nonostante la carta della caverna ci dica non è tempo di agire, quindi anche di ritirarsi un po' dalla partecipazione attiva, di saper attendere, mi viene da dire, questa è una fase di preparazione, di gestazione, di riposo, che poi porterà a percepire le molte opportunità, i molti tesori, dice la carta, che sono a disposizione di chi sa concedersi il tempo di cercarli. Un'applicazione lenta e costante può portare a raggiungere gli obiettivi a cui siamo destinati, quindi la potenzialità che abbiamo e le possibilità che abbiamo prende forma in noi. Però bisogna prenderci il tempo necessario. Questo mi fa pensare che, in particolare in associazione a una carta come il Cavaliere Fedele, qui ci sia magari qualche tipo di beneficio, soprattutto lavorativo, o anche una particolare rivelazione sull'amore, che comunque bisogna aspettare con pazienza. Il tempo deve essere un qualcosa a cui ci approcciamo in maniera limpida, pulita, in modo che appunto dopo il ritiro, come dice la carta, si possa emergere più forti e più vibranti e soprattutto pronti ad esprimersi in tutta la nostra pienezza. La carta della caverna ti dice che sta arrivando per te una rinascita. Allora, bellissimo inizio per questa variante. Andiamo a vedere con i tarocchi in dettaglio se questa rinascita è in amore, è nel lavoro, oppure in generale. Insomma, sembra che il mese di maggio ti porti delle bellissime energie, anche se ti dice non avere fretta. Per te che hai scelto la variante dell'asterite, quali saranno le energie e gli eventi principali del mese di maggio 2023? Il mondo. Effettivamente il mondo può essere visto come un voltare pagina e quindi anche magari un iniziare un nuovo ciclo che ci porti appunto a giungere poi a quelle soddisfazioni, anche a quei traguardi che magari bramiamo da tempo, solo che magari i 1000 sentieri della vita ci hanno allontanati. Il 7 di spade, la regina di spade, la giustizia, il 4 di spade. Troppe spade, è vero, però non pensare che siano negative. Non faccio per addolcirti la pillola, lo sai, non addolcisco mai le pillole, però qui si tratta ancora degli eventi in potenza, gli eventi veri e propri li canonizziamo con le 4 carte che buttiamo giù ora. Il 3 di bastoni, il 9 di coppe, il 4 di coppe, l'8 di denari. Allora, effettivamente qua sembra che ti dicano che la possibilità di chiudere un capitolo della tua vita, soprattutto se stiamo parlando del livello affettivo, è comunque cosa che sei invitato o invitata a fare, però anche a darti tempo, perché probabilmente qua c'è ancora una certa idea di attaccamento a quello che può essere un qualcosa di precedente. Una regina di spade
è comunque una carta che mentalmente si pone in un aspetto di privazione. Ho perso, ho perso, ho perso. Beh, non guardare ciò che hai perso, guarda ciò che potresti avere, ti dice una giustizia. Se stiamo veramente parlando di amore, mi fa pensare che non sarà per tutti, ma nella maggior parte dei casi ci può essere un migrare, uso questa similitudine, dall'idea di un qualche tipo di rapporto ad un altro tipo di rapporto che comporta un maggior nutrimento per il nostro spirito e anche un rilascio di quelle che potevano essere anche delle strutture o delle convinzioni che potevano per noi essere limitanti. Certamente in questo caso si prepara il terreno all'entrata di un qualcuno di nuovo, più che facilitare il terreno alla presenza di un qualcuno di già presente. Se sei in coppia, forse questa potrebbe conoscere un momento di crisi o un momento di forte dubbio, anche se non manifestato all'inizio del mese, diciamo intorno alla prima metà, fino alla prima metà, per poi magari dopo andare verso quella che è un rilascio, quasi mi viene da dire anche una normalizzazione, perché poi un 4 di spade è un po' una cura che talvolta, fra virgolette, ci si impone anche. Quindi un po' qui come se ci fosse un dire sì, mi è calata un po' la grinta, la verve di questo rapporto, però mi do un'altra possibilità. Certamente nella più ampia parte di casi potrebbe essere un momento nel quale ci si sdogana, ma io non credo che qui ci si sdogani da una persona fisica, quindi non credo che qua si vada a chiudere un rapporto. Qua probabilmente ci si sdogana mentalmente da un'energia, che poi alla fine è questo che conta, perché di fatto il rapporto fisico può finire in qualsiasi momento, ma è il ricordo e quindi anche il nutrire il ricordo della persona che poi va a creare una condizione energetica per cui ci precludiamo da soli quella che è l'entrata magari anche di persone migliori. Che c'è qua? Perché vedo questo 4 di spade un po' come dire alla fine accetto di darmi altre possibilità. Soprattutto, ti ripeto, se sei una persona che non necessariamente da poco, ma anche da tempo qua con un set di spade potrebbe essere uscito o uscita da una relazione un po' tormentata. Anche un 3 di bastoni me lo va a dire, un po' i tentativi infruttuosi di avvicinarsi ad altre persone per poter magari aprire un qualcosa di più stabile, poi vanno a finire in una regina di spade con un 9 di coppe, quindi poi alla fine una persona che forse in realtà non ha ancora trovato chi è in grado di fargli battere il cuore, chi è in grado di fargli sentire quella vibrazione che poi è quella da cui scatena tutto il ventaglio di sensazioni. È interessante la terza settimana o comunque il periodo dopo la metà del mese, perché qua secondo me c'è una cosa molto bella, per quanto sia rappresentata da due carte particolarmente, diciamo, statiche, anche se il 4 di coppe è una carta statica per l'agire, ma una carta di estrema dinamicità per quanto riguarda invece il viversi, è la carta del lusso, della lussuria. Ed in effetti lusso e lussuria mi vanno a caratterizzare un po' quella che è la terza settimana o comunque il periodo dopo la metà del mese, per qualcuno sarà prima, per qualcuno sarà dopo, dove c'è forse proprio la voglia di rivivere la dimensione materiale oltre quelli che sono diktat imposti dal ricordo, dalla foto sbiadita di qualcuno che magari ci ha un po', diciamo, frenato gli entusiasmi perché nel passato non è stato proprio corretto o corretta con noi. Ecco, sembra che si sciolga finalmente questo tuo potenziale e che tu vada a curare quella che è la tua quotidianità. Perché devi curare la tua quotidianità? Perché la tua quotidianità prima era fatta in virtù dell'attesa di un'energia che magari mai si manifestava. Perché io non ci vedo soltanto qua un discorso di ritorno, ma qui ci vedo anche l'idealizzazione. Quindi magari puoi anche essere una di quelle persone che non ha conosciuto particolari figure che corrispondevano a quella figura che si era
idealizzato, idealizzata a quel principe o quella principessa azzurra che mai è arrivata nella sua vita. Ecco, qua ti vedo darti uno scossone anche alla luce di quello che è un po' l'ormone primaverile, diciamocelo, non abbiamo paura, che poi alla fine ti va a creare anche una limpidezza di pensiero che secondo me poi si va a riversare in quella che è la tua sfera della quotidianità, anche le relazioni sociali. Quindi in realtà quando la carta ci dice in arrivo un nuovo amore, che è una persona giusta, che è una persona corretta, che è perché tu ti poni questo mese in quell'energia lì. Tu ti poni nell'energia di chi alla fine dice basta, basta passato, basta sovrastrutture, basta attese inutili, mi voglio bene, mi accetto, mi vivo per quello che sono, e quindi di conseguenza poi vai ad attrarre persone che comunque mostrano poi una certa stabilità nella tua vita. Quindi è, almeno a livello emotivo, un mese nel quale una certa centratura, almeno dalla metà del mese in poi, la fa da padrone e ti permette di avere quindi anche nuove conoscenze, o una o più nuove conoscenze, o comunque anche un giro di persone, un giro di contatti, anche virtuali, con tutte queste spade mi ci stanno, che ti permettano di riuscire a sdoganarti un po' da una percezione anche abbastanza autolimitante, forse di chi magari nel suo attendere che questa regina di spade buttasse un po' via il velo della solitudine, in realtà poi si stavano precludendo tante opportunità. Certo, per una parte sicuramente più piccola, per carità, queste energie possono arrivare a significare l'entrata di un corteggiatore o di una corteggiatrice che forse inizialmente abbiamo un po' paura di approcciare, però in realtà che solo in seguito scopriamo somigliarci più di quanto avessimo creduto ad una prima occhiata. Quindi magari la classica storia dove si è completamente differenti, completamente diversi, ma poi magari nel dialogo, nell'intimità, nella intimità non intesa solo come intimità sessuale, ma vita intima della coppia, ci si riconosce molto molto simili. Quindi è un mese nel quale comunque, soprattutto con persone nuove, soprattutto anche con quella che può essere, secondo me, anche la rete sociale, qua c'è molto parlare attraverso le spade, sono sempre il comunicare, e anche un po' con questo 7 di spade il prendere coscienza di una rivelazione, ma anche qui per qualcuno sarà la rivelazione, come ho detto all'inizio, di un partner poco affidabile e quindi si comincerà a prendere le distanze. Per altri sarà la presa di coscienza che si sta aspettando ciò che tarda troppo ad arrivare e quindi alla fine si dice basta. Quindi qua c'è un ritrovarti. Diversamente sono carte molto belle a livello lavorativo, anche qua a livello lavorativo c'è un crescendo di possibilità veramente ampio. Certamente anche qui il mentalismo e forse all'inizio un po' di conflitto la fa da padrone. Se non hai lavoro potrebbe essere un mese nel quale hai un po' la percezione del fatto che forse i tuoi sforzi sono vani e quindi magari ti passa un po' anche la voglia di metterti in gioco, dici sì, ma quando arriva sto lavoro? Ecco, ci sono delle buone opportunità, sia per la crescita se il lavoro ce l'hai già o se lavori in proprio, sia per quello che è un eventuale contatto lavorativo. Però anche in questo caso, purtroppo, come già diceva la carta della caverna e come già ha fatto notare la carta, questa lettura inerente a quello che è poi la sfera sentimentale, c'è comunque anche qui da fare un po' un percorso di elaborazione di alcune frustrazioni o di alcune paure, o magari anche il passare sopra ad alcune conflittualità sul luogo lavorativo. Quindi sostanzialmente anche qua c'è da aspettare. Lo so che poi nei commenti mi scriverai ma è possibile, aspetto da... Ok, sono d'accordo, però devi sapere che la carta del tarocco, quando ti dice c'è da aspettare, ti sta chiaramente dicendo guarda, ci sono delle cose che devi ancora capire, ma non tanto degli altri, di te stesso, di te stessa,
e che ti aiuteranno ad accedere a quello che è il meglio per te. Perché accontentarsi? Perché prendere le briciole quando tu hai il potenziale di avere un 8 di denari? Un 8 di denari è comunque una stabilità, una sicurezza ed è basato su quella che è una carta di 4 di coppe, lusso e lussuria, ti ho detto prima, quindi un qualcuno anche che tecnicamente non solo può accedere anche nel tempo a quella che è una miglioria economica di tutto rispetto, ma addirittura circondarsi di bello o comunque vivere un ambiente che, anche se è un ambiente che non è sfarzoso, che non è lussuoso, è comunque in linea con quella che è la sua personalità. Qua è sicuramente un mese nel quale è possibile che arrivino nuove opportunità, però c'è da attendere. Attendere che si concretizzino, in amore come nel lavoro. Certamente questo potrebbe destabilizzarti un po', potrebbe farti avere la percezione, in particolare nella metà del mese, più o meno nelle settimane centrali, che questo maggio ti stia un po' tirando per la gola, ti stia dicendo vieni, ti do questo, però poi non ti dà nulla. Ma in realtà è solo perché tu ancora devi adeguatamente nutrirle queste aspettative e devi un attimino capire che questa regina di spade non è in perdita, come ti ho detto prima, perché ha perso, ma è in perdita perché sta guardando solo la perdita. In realtà, se questa regina di spade abbassasse la sua lama e fendesse, si accorgerebbe di avere la stessa identica forza, lo stesso potere della giustizia, con la differenza che la giustizia lo sa, perché ha la bilancia, ha la capacità di misurare quello che è il mondo attorno a sé, e invece ancora la regina di spade non ce l'ha. Ecco perché questa conflittualità iniziale, che può riversarsi anche negli altri, quindi magari nei primi giorni del mese potresti avere un carattere poco trattabile. Beh, lavora molto anche su questo. Anche qui ti viene detto smorza un po' quello che è il tuo carattere, soprattutto nei rapporti con gli altri, perché fondamentalmente è un disequilibrio momentaneo il tuo e puoi riuscire a migliorarti costantemente questo mese e ad accedere forse già a giugno a quello che è un grande beneficio, una grande crescita per te. Non ci spenderei altro tempo, mi sembra una variante molto bella. Ti butto giù gli oracoli dell'Ancient Feminine Wisdom, vediamo che cosa vuol dirti per te che hai scelto la variante dell'asterite. È uscita da sola. Ecate, il crocicchio, vedi la carta, io non me le ricordo tutte, le ho scritte, ho tradotto il manualetto, però mi ricordo che Ecate dice la carta compare quando siamo a un bivio importante, a un passaggio importante, però anche qui hai la capacità di guardare avanti, ti dice la carta, fa molto riferimento a non guardare ciò che si è perso. Ora vado a vedere il mio, prima o poi riuscirò a farti vedere quello nuovo, che in realtà è già in lavorazione, però questo vecchio non si può più vedere, però sto facendo molto lentamente. Allora, la carta di Ecate, vedi, il crocevia appare alla soglia di un cambiamento, quindi una nuova fase della vita, ed è durante le transazioni tra un periodo e l'altro che Ecate ci incoraggia a non guardare indietro, a non guardare a ciò che si è perso, ma anzi a muovere passi cauti, quindi sapere aspettare verso il divenire. Vedi che ti sta sintetizzando perfettamente la lettura. Raccomanda di alleviare l'ansia, l'insicurezza, quindi di nutrire adeguatamente il tuo spirito e l'incertezza che accompagnano il cambiamento. Ti dice anche crea un tuo rituale per aiutarti a gestire gli stati emotivi durante un periodo di cambiamento. Il tuo rituale non è detto che ti devi mettere lì con la bacchetta magica, no, può anche essere semplicemente la tisana alla sera, però nessuno ti deve rompere le scatole in quel momento lì, deve essere un momento per te, dove guardi non cosa hai perso, ma che cosa puoi concederti, perché l'universo qua può ancora sorprenderti. Che cosa ti porta maggio? Sicuramente, se hai voglia, se ti fa piacere di
venire a Milano, o se abiti a Milano, o se magari vuoi appunto visitare una bellissima città come Milano, l'11 maggio potrebbe portarti alla libreria esoterica ecumenica per incontrare Cronos e Ramuncio Matta durante la presentazione del Tarocchio alle ore 18. Se ti fa piacere sei il benvenuto, la benvenuta, ci sarà molto da parlare, ma non solo, perché ci sarà il tarocchio e ci saranno anche i tarocchi. Che cosa ti porta il mese di maggio? Energie ed eventi principali. Qual è il consiglio del tarocchio? Inspecchiare è la carta che Ramuncio Matta pone al posto della stella, la numero 17, e mi è piaciuta tanto questa carta perché qui è come se un personaggio proiettasse dei frammenti di vetro nello spazio attorno a sé. Ma qual è il problema? È che non si cura poi di vedere come e dove cadono questi frammenti e uno lo prende dritto nell'occhio. I tuoi sogni ti fanno guardare o ti stanno limitando l'orizzonte, ci dice la carta. Ma c'è di più. Nel commento faccio notare che forse questi non sono vetri di specchio, ma sono forme di energia che arrivano dall'universo. E tuttavia, quando arrivano dall'universo sono rotonde, ma quando toccano la faccia dell'uomo, della figura, sono triangolari. Ora, quello che mi viene da pensare è: sei sicuro, sei sicura di stare interpretando bene quelli che sono i segni dell'universo, o forse hai veramente bisogno di percepirti da un'altra prospettiva? Hai veramente bisogno di ridarti il valore che hai veramente, di nutrire il tuo spirito in una maniera più consona a quello che è il tuo reale potenziale? Questo mese di maggio sarà il risveglio del tuo potenziale reale, e perché questo sia devi fare un'opera di cesura di ciò che è limitante. Sono certo che la farai e che tutto andrà per il meglio, quindi ti auguro un bellissimo mese di maggio. Ti ringrazio per aver visto questo video. Se ti è piaciuto ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante del legno fossile. Vediamo con l'oracolo dell'Apocalisse quali saranno le energie e gli eventi principali del mese di maggio 2023 per te che hai scelto la variante del legno fossile. Il figlio dell'uomo. La carta del figlio dell'uomo solitamente rappresenta una persona estremamente positiva per il consultante. Il manualetto la paragona a quella che è la carta dell'imperatore, pertanto dice che la carta del figlio dell'uomo può rappresentare un padre, un marito se sei donna, oppure un amico, o di solito è una persona di sesso maschile, o comunque una donna con marcate qualità mascoline, o comunque una persona che può darti un aiuto concreto, una via da seguire, un consiglio, una dritta.
Tendenzialmente si associa alle altre carte per vedere in quale campo questa dritta, questo aiuto può arrivarti. Però già qua ci dà una indicazione importantissima, il sostegno e l'aiuto delle persone o di una persona in particolare attorno a te. La carta del figlio dell'uomo, dicevo prima, è una carta che rappresenta una figura mascolina o una donna con qualità mascoline, ma questo potremmo anche leggerlo come la capacità di dare nuova grinta, nuova linfa a quelle che sono le tue qualità mascoline, quindi di rinsaldare il tuo coraggio, la tua determinazione, la tua saldezza. E quindi qua è un qualcuno che probabilmente ti motiva. Può essere anche un nuovo incontro, non necessariamente deve essere una persona, però tendenzialmente la carta del figlio dell'uomo rappresenta una persona che già conosciamo. Una sorta anche di mentore, mi viene da dire. Andiamo a vedere con le carte della strega, per te che hai scelto la variante, o se sei donna può essere il tuo compagno, del legno fossile. Quali saranno gli eventi e le energie principali del mese di maggio 2023? La candela, l'illuminazione. Beh, di bene in meglio, mi viene da dire, qua. La carta della candela è un segno che invita a confidare in se stessi, quindi a rinsaldare questo coraggio, questa forza. Magari ci dice di recente puoi esserti sentito o sentita sfinito, stressato o stressata, anche dalle continue richieste delle persone attorno a te. Tuttavia devi essere certo o certa che il tuo impegno, i tuoi sacrifici, la tua dedizione sono compiuti per quello che è un bene più alto. La tua vita brillerà, la candela può anche indicare che state per esaurire le forze, ci dice la carta, e quindi che una certa situazione potrebbe sfuggire di mano. Ma è soprattutto una carta di speranza, di forza, e anche nel momento in cui forse si ha paura di quello che può arrivare, ci dice conserva questa luce nella tua interiorità e fanne la tua forza. Radicati quindi in te stesso o in te stessa, fallo con regolarità, centrati, misura gli sforzi, anche il riposo è importante, la contemplazione ti sarà di grande aiuto. Non tirare troppo la corda con quelle che sono le tue forze e soprattutto pensa a quella che è la realizzazione dei tuoi desideri, delle tue mete. Sì, qui secondo me è la presenza di un qualcuno che viene a darti questi insegnamenti o il tuo rafforzare questi tuoi tratti caratteriali. Ed è una cosa molto bella, è come se un aiuto concreto ti desse poi quella che è la possibilità di rilanciare nella partita della vita quella che è una mano importante per poter poi vincere contro magari un fato che non dico che deve esserti avverso, ma forse non è proprio velocissimo nel darti le soddisfazioni che vorresti. Andiamo a vedere col meraviglioso tarocco dei Visconti Sforza, lamina dorata, quelle che saranno le energie, gli eventi principali del mese di maggio anche in relazione alle carte appena uscite. Per te che hai scelto la variante del legno fossile, la giustizia, il 6 di bastoni, l'asso di coppe, l'imperatore, quindi mi torna la figura dell'imperatore, l'imperatrice. Allora, per qualcuno è proprio la nascita di un amore, questo è fuori discussione. Imperatore, imperatrice, asso di coppe e giustizia.
Però devi crederci, questo 6 di bastoni ti dice. E bagattello, sì sì. Ma qua secondo me potrebbe essere veramente la nascita di un amore. Là, anche un amore bello piccantino, Diavolo. Cavallo di spade. La ruota. Allora, sicuramente partiamo dall'amore e poi facciamo anche il lavoro. Sicuramente l'aspetto dell'amore qua è preponderante, o comunque l'aspetto della profonda empatia che puoi avere con qualcuno. Certamente per te c'è una figura importante e mi escono imperatore e imperatrice, se sei donna e uomo, se sei uomo e donna. Qui credo che sia proprio, anche perché l'asso di coppe di solito è proprio una carta di unione, che poi questa unione vada a concretizzarsi in una grande empatia, in una grande vicinanza, in un sentirsi, ma non sfoci mai in amore, o che vada a livello sessuale, come un diavolo mi dice, o che proprio qua nasca la coppia, come fondamentalmente anche una giustizia di base potrebbe dirmi, e anche una ruota. Per te comunque c'è un qualcuno di importante che riesce a toccarti nel profondo, e grazie a questo toccarti nel profondo ti dà anche la possibilità di dialogare nel tuo profondo. Non sarà per tutti, ma un bagattello su imperatore e imperatrice mi potrebbe parlare di una persona che ha già un impegno o un mezzo impegno. Parlo di te, però non parlo della persona che viene. Quindi se hai un mezzo impegno, un impegno, se comunque sei una persona che sta vivendo una relazione anche di quelle che vanno a fasi alternate, ecco qua c'è chi ti tende la mano. Mi spaventa un po' la razionalità con cui vivi questo evento, un po' come se tu, nonostante la grande profondità, rimanessi comunque spiazzato, spiazzata. Certo è che la ruota con un'imperatrice non te la posso dare come negativa, non ti posso dire questa ruota ti porta a fuggire, ti porta a darti la possibilità o ti porta ad accarezzare l'idea di darti la possibilità. Si proietta già in giugno, quindi probabilmente non per tutti maggio sarà il mese canonico, magari sarà giugno, magari sarà addirittura luglio per qualcuno. Però sicuramente a livello energetico quello che è l'apporto di una figura importante per te, di una guida, di un mentore, di un qualcuno che per te rappresenta un imperatore, se sei donna, o un'imperatrice se sei uomo, ovvero ciò che rende la persona radicata pur in questa tempesta di eventi che chiamiamo vita. Ecco, è questo che ti tocca. E quindi per questo ti dico qua, in alcuni casi è l'amore, in altri casi è l'attrazione razionale, in altri casi ancora è l'esempio morale della persona. Il suo insegnamento, il suo consiglio ti tocca nel profondo e ti porta anche a evolvere, a cambiare, a crescere, a ritrovare anche quella che è la tua motivazione, a ritrovare quella che è la gioia del semplice vivere. Il 6 di bastoni è una carta che parla del mettersi in luce o del mettere in luce quelle che poi c'ha anche un bagattello, quindi le proprie qualità, i propri talenti. Ora, questo mi potrebbe dire che qua questa persona la incontri o perché mette in luce i suoi talenti o perché tu metti in luce i tuoi, che non vuol dire anche qui che questa persona debba necessariamente essere una persona in vista. Forse semplicemente mettere in luce i propri talenti vuol dire fare anche il figo in palestra, per dire una persona che riesce magari a fare un percorso, ci vado io in palestra con tutte le sigarette che fumo, dopo 3 minuti crollo. Ecco, qui c'è una persona che riesce comunque ad ottenere il meglio da se stesso o se stessa e che per questo non passa inosservato o inosservata. Ecco che qui c'è il prendere i contatti e il ricevere anche un prezioso insegnamento oltre quello che può nascere. Attenzione, qui non ti dicono c'è una ruota, io ti ci butto giù una carta su cosa vuol dire questa ruota,
perché qui non ti dicono che per forza deve nascere una situazione sentimentale, tu forse hai le difese troppo alte e anche se sei già in coppia potresti essere una persona che alla fine ci pensa prima di. Il rischio è che rimanga tutto a livello platonico, quindi potresti essere portato o portata a fare una scelta nel tempo. Certamente qui qualcuno saprà toccarti nel profondo. Andiamo invece sul lavoro. Sul lavoro vedo un'evoluzione, un cambiamento, l'imperatrice è la genesi di un qualcosa di nuovo, un imperatore con un cavallo di spade e probabilmente il riuscire a dare una sferzata al destino, o magari il vedersela dare. Forse c'è qualcosa sul lavoro che non ti convince, deve essere cambiato, deve essere mutato, deve evolvere, o forse addirittura devi cambiare lavoro, perché magari quello che stai facendo ora non ti dà a livello umano, a livello materiale, a livello di soldi. E quindi comunque qua, soprattutto intorno a quella che è la metà del mese più o meno, poco dopo la metà del mese, c'è proprio un tirare le fila e un prendere una decisione. Ma in questo caso un 7 di coppe che prima mi parlava della decisione dell'amore, in quanto si ha paura di cedere all'illusione ma si ha anche la brama di abbracciare l'amore, mi parla invece dell'espressione totalizzante del sé, attraverso un linguaggio creativo che poi si può esprimere non tanto nella creatività in sé, che sicuramente è una delle strade del 7 di coppe, quanto nel vivere in maniera completamente rinnovata quella che è la nostra quotidianità e quindi anche saperla guardare da un altro punto di vista. Certamente, nonostante le buone intenzioni, la prima parte del mese sembra portare alti e bassi, anche a livello finanziario forse. È la terza che stabilizza un pochino ed è la quarta che cambia radicalmente, ma anche qui perché? Perché sei cambiato o cambiata tu, perché hai saputo tu centrarti, hai saputo tu scegliere, hai saputo tu dire ok, questo cordone con una situazione lavorativa battagliato, oppure questo modo di vivere la situazione lavorativa battagliato, oppure se non hai il lavoro, questo porsi anche magari al servizio di persone o magari stare dietro ad aziende che non rispondono, ma va cambiato, qui ci vuole qualcuno che non prometta fumo ma ciccia. Ed ecco che qui diventi più risoluto, più risoluta e origini un cambiamento importante in quella che è la tua vita. Certo, anche in questo caso può esserci una guida, può esserci un qualcuno che magari ti dà la dritta finale, ti dà la spinta finale. O è un qualcuno che questa spinta te la dà a tuo malgrado, ovvero ti mette ai ferri corti, ti dice guarda, il tuo contratto sta per scadere, oppure magari stiamo cambiando politiche aziendali, questo è, se non ti va bene. E comunque c'è una decisione, un riequilibrio, una giustizia che ti riequilibra l'animo, ti riequilibra anche la vita materiale e ti porta un cavallo di spade. La necessità di portare un nuovo equilibrio in una situazione che nei casi più importanti diventa proprio il tagliarla questa situazione per dedicarsi magari a tutt'altro, ma certamente più gratificante e più produttivo. Andiamo a vedere con le carte dell'Ancient Feminine Wisdom. Poi anche qui i tempi non sono velocissimi ragazzi, perché comunque c'è una ruota in fondo. Qui potresti arrivare a fine mese e avere a livello energetico fatto tutto, ma ancora da iniziare a livello pratico. Quindi con una ruota ci dice proiettati nel futuro, comunque inizia a lavorare mentalmente a questa situazione, soprattutto di rinnovamento lavorativo. Per te che hai scelto la variante del legno fossile, qual è il consiglio dell'Ancient Feminine Wisdom?
Nemesi, retribuzione. Si ottiene quanto si dà, ci dice la carta, così come si raccoglie ciò che si semina. Non cedere a quello che è il desiderio di rivalsa su situazioni che, soprattutto nella prima parte del mese, possono metterti pesantemente alla prova. L'integrità alla fine trionferà, quindi qui mi sono scordato di dirlo, anche se hai cause legali l'integrità alla fine trionferà, ma cerca di capire che non è la tua voglia di arrivare in questo caso che fa la differenza, quanto la tua centratura e il tuo equilibrio che riesce a fare la differenza, e lasciarti scivolare d'addosso questa prima parte del mese che certamente è conflittuale, e soprattutto l'essere, anche alla luce dell'aiuto e del consiglio di qualcuno, tu mentore e guida di te stesso, di te stessa. Il mese in cui ritrovi la centratura per riuscire a diventare maestro o maestra della tua vita e quindi anche a ripensarla. Però evita la conflittualità con le persone attorno a te. Sicuramente c'è un aiuto importante in questo senso. Può essere anche un aiuto dalla famiglia. Sicuramente invece sarà presente Cronos a Milano l'11 maggio prossimo per la presentazione del Tarocchio assieme a Ramuncio Matta, assieme al Tarocchio e assieme al Tarocco. Una serata molto bella alla libreria esoterica ecumenica alle ore 18. Se sei di Milano, se sei di zona limitrofa o se vuoi salire a Milano, che è una bellissima città, ti aspetto l'11 maggio alle ore 18 alla libreria esoterica ecumenica per la presentazione del Tarocchio. Che cosa vuol consigliarti il Tarocchio per te che hai scelto la variante del legno fossile? Queste conflittualità io però le vedo più sul lavoro, secondo me qua. Le Brascolpe, il bagattello. Qui Ramuncio Matta fa una cosa meravigliosa, crea un Gramlot. Sono 2 o 3 lingue diverse, non mi ricordo quale nel libro l'ho scritto, ma il commentatore, cioè un certo Cronos, amplia, anche per via della figura che c'è, il senso delle parole chiave associate anche al corpo, non solo all'abilità. Certamente un nuovo inizio, un nuovo lavoro, ma anche il senso di libertà, la leggerezza, l'abilità di parola, l'evoluzione di una situazione, la capacità di giudicare una persona o una situazione e lo sdoganamento dei propri limiti. Abbiamo visto che qua, soprattutto in amore di limiti, questo mese rischi di mettertene tanti. Abbraccia il nuovo, oltrepassa il conflitto, se necessario giudica la tua persona attraverso l'insegnamento di un'altra persona. Sappi dialogare più che cercare di imporre le tue ragioni. È una sintesi perfetta di questa lettura. Il mese di maggio sarà questo per te, perché questo comunque ti sta preparando il terreno a quello che è un grande sogno. È in tuo potere trasformarlo in un grande sogno o vederlo slittare in una grande illusione. Dai, ce la farai, lo trasformerai nel più bello dei sogni. Io questo ti auguro un maggio bellissimo. Ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante dello xilopalo. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante dello xilopalo con l'oracolo dell'Apocalisse. Quali saranno le energie e gli eventi principali del mese di maggio 2023?
Non so se si sentono, ci sono tantissimi uccellini che cantano perché è appena venuto un temporale e poi si è calmato, sono usciti tutti, è una bellezza. Il leone accipicchia, che carta, grintosi e cazzuti, così vi voglio. La carta del leone rappresenta quella che è l'immagine di un animale presente nell'iconografia dell'11° arcano maggiore del tarocco, la forza, questo ci dice il manualetto. E la forza è proprio il significato che dà al leone in tutti i suoi vari aspetti. Al dritto è la capacità del consultante di reagire alle situazioni sfavorevoli o difficoltose, la guarigione da un momento di sconforto. Il consultante ha in sé le energie necessarie per farcela ed è perfettamente in grado di superare gli ostacoli che si trovano sul suo cammino, facendo appello alle sue sole capacità, anche se questo richiederà dell'impegno. A seconda delle carte vicine può indagare anche la natura di situazioni e quindi anche del campo dove questa forza andrà impiegata, ecco. Non necessariamente, ci dice la carta, si deve trattare di una situazione negativa, ma anche di una sfida in bene, ovviamente, una sfida positiva che comunque assorbirà molte energie del consultante. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante dello xilopalo anche le carte della strega, quindi qua c'è sicuramente un mese molto intenso, la forza può essere anche un riferimento proprio anche alla sessualità, quindi anche al vivere magari un momento di intensa passione, perché no? Oppure può essere un buon momento a livello creativo, lavorativo, o anche un trionfo su una situazione che reputavamo ingiusta. Vediamo un po' cosa vogliono dirti le carte della strega. Il cordone, l'iniziazione. Simboleggia l'iniziazione ai misteri della vita e quindi dice che sei pronto, sei pronta ad accedere ad una nuova realtà, ma anche prepararti a quelle prove che questa nuova realtà ti propone. Quindi te lo dicevo prima che non è necessariamente negativa questa carta del leone. Come in ogni iniziazione l'anima deve essere soppesata, non per malizia o cattiveria, ma per giudicare se è pronta alla crescita. Hai un margine di controllo sulla tua situazione poiché sei giunto o giunta fin qui grazie alle tue scelte. Se vi sentite troppo vincolati a delle circostanze, questa carta vi invita ad affrontare la realtà e ad agire per sciogliere i nodi. Il tuo cuore si avvicina alla sorgente, ci dice la carta. Sicuramente, ti ripeto, un mese estremamente dinamico, però ancora non ci vogliono dire in che ambito, magari è in tutti e due gli ambiti principali, sfera affettiva, sfera materiale, lavorativa. Andiamo a vedere col meraviglioso tarocco dei Visconti Sforza, per te che hai scelto la variante dello xilopalo. Energie ed eventi principali del maggio 2023. Caspita, l'asso di denari, ragazzi. La chiudiamo qua, dai, che sono uscite belle. Teniamoci il bel sogno. L'asso di denari è tutto ciò che di bello si può ottenere come nuovo inizio, dal matrimonio alla convivenza, trasferimento, nuovo lavoro, lavoro che cresce, l'imperatore. Ottime, ottime. La papessa. Il 10 di denari, accipicchia. L'8 di spade. Allora, attenzione a quest'otto di spade. Ok, sì, è una carta di autolimitazione. Ok, sì, è una carta di anche in un certo senso gabbia che ci creiamo. Però, dove qui mi dice avvicinati alla sorgente, qua è una carta che mi parla di misticismo. E anche la papessa me lo dice. Quindi forse queste due carte mi vanno a dire che in questo mese ti avvicinerai ancora di più all'integrazione totale con quella che è la tua vita, quindi riuscirai a porti in quella condizione mentale
per cui comunque tutto ciò che fluisce è ben accolto e trasmutato in energia positiva. Ma vediamo se è veramente così, come si concretizzano queste 4 carte. Il 4 di coppe, l'asso di coppe, il 5 di bastoni, la regina di coppe. Non sono carte così brutte, anzi sono molto belle. Diciamo che questa è una quartina, anzi 2 quartine veramente eccezionali. Sì, questo 8 di spade viene forse a rovinare un po' quella che è un unplane, quello che sarebbe stato un unplane di tutto rispetto, ma non dobbiamo vederlo, ti ripeto, così negativo. L'8 di spade è anche la fine di un conflitto. Ad ogni modo è una carta che presuppone una certa capacità di radicarsi in sé, nel bene come nel male. Sicuramente qua c'è la famiglia di mezzo, imperatore, papessa e 10 di denari. È probabile che forse magari in famiglia qualche conflitto o qualche incombenza mini un po' la serenità. Ok, su questo ci posso stare. Però per quanto riguarda te, qui è un crescendo. Qui ci sono opportunità per far sbocciare l'amore. C'è una persona che non conosci, se sei single, che ti si rivela. C'è un imperatore che accede alla possibilità di avere una grande crescita a livello materiale. Un asso di coppe, un momento di rivelazione, anche legato al sapere, se fai un qualche tipo di attività legata al sapere, quindi il docente, il medico e tutto ciò che riguarda appunto il mettere a frutto un talento, una scienza. C'è forse con questo 5 di bastoni un momento nel quale sei invitato o invitata a resistere a quelle che possono essere magari alcune delle tue precedenti situazioni che cercano forse di influenzarti. Non parlo di ritorni, parlo forse di quelle prove a cui si riferivano queste 2 carte, ovvero nel momento in cui tu ti avvii a rivendicare quella che è la tua stabilità, stai pur certa che, essendo più radicato o radicata in te stesso, te stessa, inizi anche ad attrarre coloro che vorrebbero avere la tua stessa centratura e quindi di conseguenza magari sei costretto, costretta a gestire i rapporti sociali, quando anche familiari, con estrema difficoltà. Quindi persone che vogliono la tua attenzione, persone che vogliono anche direzionare le tue scelte, persone che magari sono troppo presenti, troppo pressanti. Ecco, fai attenzione, perché questo potrebbe essere alla terza settimana, intorno, poco dopo la metà del mese, dai. Forse è un qualcosa che ti porta un attimino a chiuderti, ma chiuderti non perché tu non sia centrato o centrata, chiuderti perché magari hai bisogno dei tuoi spazi. Una regina di coppe è una carta di casa. Certo è che, ti ripeto, qui sicuramente quello che è il concetto casa, vendere casa, trasferirsi, andare a convivere, lo vedo predominante, lo vedo un tema, o anche semplicemente il cercare una quadra per quelle piccole grandi incomprensioni che possono esserci in tutte le famiglie. Lo vedo un po' come una cosa abbastanza importante. Ma di contro, se tu fossi single, qua c'è probabilmente l'avvicinarsi di un qualcuno, una nuova conoscenza, o anche il rendere ancora più forti i rapporti con qualcuno del passato, perché non vuol dire del passato un ex, perché qua secondo me la papessa è una persona di cui si ha memoria. Se sei già in coppia, qua c'è anche comunque un bel mese, e in questo caso questo 8 di spade mi rappresenta
quello che è poi alla base della buona coppia, ovvero il mantenere comunque sempre una certa centratura su di sé, quindi il non piegarsi mai completamente a quello che l'altro o l'altra impongono. Ed è un po' un segreto dell'alchimia della coppia. La vedo bene sull'amore, ricca di possibilità per i single e anche appunto buona per le coppie. Così anche questo mese per quelle che magari sono le storie a tre. Anche qui vedo comunque, nonostante questa presa di posizione verso fine mese, una regina di coppe, quindi comunque alla fine vedo un po' quella che è una capacità di vivere serenamente un rapporto. Se non ci fosse coppia, non ci fosse interesse verso nessuno, può essere anche semplicemente il vivere in maniera appunto estremamente gratificante i rapporti sociali. Sul lavoro qua ti metti in luce, quindi se hai il lavoro riesci a metterti in luce, riesci a tirar fuori anche delle qualità che tu stesso, tu stessa non avevi. Possono arrivare proposte contrattuali nuove, non sarà per tutti, che possono poi concretizzarsi, magari anche creandoti un po' di problemi di logistica, però la vedo bene. Se non hai lavoro può essere un lavoro in potenza che forse può darti anche da pensare, puoi dire ok, che faccio? Accetto o non accetto? Oppure magari vengo via da dove sono, accetto il nuovo, resto dove sono. Ecco, in questo caso il blocco lo vedo più sul restare dove sei. Certo è un mese nel quale, come già osservavano queste due carte, ti viene posto davanti tutto, ti viene data la possibilità di accedere a tutto, solo che non ti viene fatto lo sconto. Ti viene detto, ok, vuoi l'amore? Eccolo. Vuoi il buon lavoro? Eccolo. Vuoi la crescita nel lavoro? Eccolo. Vuoi i soldi? Eccoli. Vuoi la crescita esponenziale del tuo potere personale? Eccolo. Sai assumerti anche gli oneri oltre che gli onori? Sai mettere alla prova le tue responsabilità? Sai dimostrare che riesci a mantenere una centratura, soprattutto per quelle che possono essere forti ingerenze altrui che ti portano poi ad avere anche un periodo magari di estrema stanchezza. È il mese nel quale si testa la tua capacità di resistere, ma si riconoscono anche i tuoi meriti. È un bellissimo mese questo, dai. Non ci spenderei più tempo, mi sembra un'ottima lettura. Andiamo a vedere con l'Ancient Femminile Wisdom per te che hai scelto la variante dello Xilopalo. Qui potrebbe anche esserci l'appianare un diverbio con qualcuno del passato e anche qui fondamentalmente poi il rilasciare definitivamente un qualcosa per andare poi per la propria strada. Ti ripeto, è un mese nel quale si testa molto il tuo livello di preparazione, ma non solo ti si dà i test da fare, ti si dà anche il premio, ti si danno anche i riconoscimenti. Per te che hai scelto la variante dello Xilopalo, come sarà il mese di maggio 2023? Per te che hai scelto la variante dello Xilopalo. Energie ed eventi principali del mese di maggio 2023. Selene, riflessione, è quello che ti ho detto prima. Allora, la riflessione di Selene è un po'... Sai, Selene è uno dei nomi della Luna. La Luna riflette la luce del Sole, però non per questo sembra che origini da lei, in realtà sappiamo che la riflette. È questo che ti dice la lettura. Un mese nel quale puoi riflettere tutto ciò che in potenza c'è, sapendo però che devi esserne capace. Qual è l'immagine che vuoi dare di te? La carta di Selene rappresenta le inevitabili mutazioni che possono arrivare nella nostra vita e quindi anche la necessità di essere recettivi, pronti a raccogliere le sfide, anche attraverso quelle che sono risposte intuitive o la prontezza di riflessi
o la meditazione finalizzata a rafforzare la nostra integrità e la nostra capacità di essere poi saldi sulle nostre gambe allegoriche, spirituali. È un labirinto di impressioni e sentimenti, ma anche di sensi, che avvolge la nostra vita, quindi un sacco di possibilità, anche in amore, ti ripeto. Fantasia, visione, premonizioni possono arrivare, possono anche lasciarci confusi ed incerti, ma non dobbiamo cedere. Sicuramente è anche la carta che rappresenta la seduzione e in alcuni casi qua c'è proprio l'incontro importante. Non sarà per tutti, ma c'è. Sicuramente sarà un bell'incontro se vorrai salire a Milano l'11 maggio prossimo alle ore 18 alla Libreria Esoterica Ecumenica per incontrare Cronos e Ramuncio Matta per la presentazione de Il Tarocchio. Ci sarò io, ci sarà Ramuncio, ci sarà il Tarocchio, ci sarà il Tarocco. Quindi se sei di Milano, zone limitrofe, o se vuoi salire a Milano, che è una bellissima città, ti invito a raggiungerci l'11 maggio prossimo alle ore 18 alla Libreria Esoterica Ecumenica di Milano. Andiamo a vedere che cosa vuol consigliarti il Tarocchio per questo maggio 2023. Per te che hai scelto la variante dello xilopalo. Isolare è la carta dell'eremita, ma è una rilettura straordinaria quella di Ramuncio Matta. Ora, lui mette questa figura avvolta in questa coperta, in questa veste che guarda l'orizzonte, scruta. Dietro di sé c'è una forma, oppure è l'oceano, e in fondo ci sono le montagne, oppure magari sono la meta, come scrivo io nella guida, nel manualetto, nel libro del Tarocchio, che lui stesso ha proiettato e che vuole raggiungere, che si è posto come limite per scoprire altri limiti. Ma perché è riuscito a farlo? Perché è incurante di questi demoni, di questa spada o lingua che sia, di questa zampa con gli artigli che escono dalla terra sulla quale è seduto, li ha dominati, li ha assoggettati e quindi di conseguenza non ne ha più paura, ha vinto tutte le prove. Mi è piaciuto come Ramuncio Matta ha scelto di tagliare la parola isolare. Allora si tratta veramente di un isolarsi, come dice quest'otto di spade, o si tratta di isolare il re, di distillare quella quinta essenza del nostro coraggio che una volta contemplata, una volta compresa, una volta assorbita ci permetterà poi di non avere paura di nessuna prova. È un mese dove tiri fuori un coraggio da leone, dove vinci le prove, dove ti riprendi la tua centralità e anche il lusso di qualche momento per te stesso, te stessa. E magari, se vuoi, vieni a trovare Cronos alla Libreria Esoterica. Io ti ringrazio per aver visto questa variante e ti auguro il meglio per questo mese di maggio 2023. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. 3 varianti che ci hanno raccontato quali saranno le energie e gli eventi principali del mese di maggio 2023. In alcuni casi la variante era un pochino più dettagliata, in altri invece verteva più su quella che è la nostra percezione dell'universo attorno a noi e sulla necessaria capacità che dobbiamo sviluppare per trasmutare l'energia attorno a noi attraverso il cambio di prospettiva interiore, attraverso l'elaborazione di queste energie. Io mi auguro che questo video ti sia piaciuto, se così è ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva
o un altro tipo di contenuto. Grazie ancora per l'enorme numero di auguri ricevuti in occasione del mio compleanno. Ti do appuntamento al prossimo video. Ciao! Per l'enorme numero di auguri per il mio compleanno. È stato veramente bellissimo. Ho cercato di... Bellissimo, fanculo, rifallo. Ciao, vaffanculo. 20. Con la videolettura di oggi andremo ad indagare quali sono... Ciao, benvenuto, benvenuta. Benvenuta. Fanculo. Non so se questa è la videolettura interattiva numero 220. Con il vaffanculo, proprio ora dove passare, chiave di volta attorno alla quale far ruotare gli eventi e quindi magari anche la capacità di andare a fanculo perché la tiri lunga 2 ore e poi la gente non capisce un cazzo. Quindi è bene che tu ti spieghi in modo più diretto.